8 segni che il tuo terzo occhio si sta aprendo. Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Ho dedicato così tanti video dove spiego come decalcificare, attivare e aprire il nostro terzo occhio, che sarebbe la ghiandola pineale situata nel centro della nostra testolina e leggermente sopra delle sopracciglia, chiamata anche occhio interiore, occhio della mente. Perciò oggi forse è arrivato il momento che avete fatto così tanti esercizi che li ho pubblicati nella mia playlist. Ci sono più di 30 video con esercizi energetici e allora è arrivato il momento di scoprire se il vostro terzo occhio è diventato attivo. Quando il terzo occhio si apre, iniziano a accadere le cose insolite. Il mondo invisibile inizia ad avere una piccola fissurina e potremo sollevare questo velo. I nostri occhi fisici purtroppo possono vedere solo la materia, invece con la nostra ghiandola pineale attiva e ricettiva diventiamo un'antenna che capta le informazioni dal mondo akashico, un'antenna che ci aiuta ad attivare la nostra intuizione, la nostra chiaroveggenza, magari anche chiarosapienza. Al terzo occhio sono stati dedicati tanti libri, tanti articoli, ormai è conosciuto e risaputo che il terzo occhio è un'antenna che ci collega all'universo, a quel mondo che ormai fisici quantistici hanno deliberato questa teoria, che noi con la nostra intuizione, con questa antenna attiva, possiamo accedere ai campi informazionali e attingere delle informazioni del nostro passato e futuro. E quando questo accade, significa che il corpo e la mente iniziano a lavorare in armonia e la persona può intraprendere il suo viaggio spirituale. Viaggio spirituale non è stare da solo su una montagna e meditare, essere staccato dal mondo intero. Vuol dire che la tua intuizione, la tua percezione riesce a essere talmente alta che potrai prevedere gli eventi futuri, che ti aiuterà non solo per la tua salute, per il tuo lavoro, ma anche armonizzare la tua famiglia, armonizzare anche la cerchia delle persone che ti stanno attorno. E allora, se ultimamente hai notato qualche cambiamento nel tuo corpo, vediamo se questi 8 segnali indicano proprio l'apertura o decalcificazione della tua ghiandola pineale e che il tuo terzo occhio inizia a brillare. Ma prima di passare questi 8 segnali ho preparato per voi una sorpresa. Mi è arrivata proprio oggi dalla Russia, la mascherina personalizzata della scuola di metodo Bronnikov. Chi non lo sa ancora, nella mio canale, nella playlist dedicata al metodo Bronnikov, c'è livello 1 che è assolutamente gratuito per tutti, che potete ascoltare, imparare. C'è tanta teoria, ma c'è anche tanta pratica. Sono esercizi energetici che provengono da migliori esercizi del tutto mondo, di tutte le discipline, che aiutano a rafforzare il nostro biocampo. E noi sappiamo quello che c'è dentro, c'è fuori, e se noi fuori non abbiamo il nostro biocampo sano, forte, che spesso questo biocampo anche influenza nel nostro livello materiale. Ci sono tante lezioni, mi sembra 8 o 9 che ho registrato per voi. Approfittate, perché questa informazione è preziosissima. E invece che di voi vuole praticare in maniera seria,
c'è anche il secondo livello che stiamo imparando e stiamo studiando ad aprire la nostra visione extraoculare. In questo secondo livello è dedicato tutto alla visione interiore. Ad occhi chiusi iniziamo a educare il nostro psico-biocomputer per poter vedere quello che serve a noi, perché molto spesso la nostra mente, il nostro psico-biocomputer è un birichino e fa vedere tutto quello che piace a lui, ma il nostro scopo di essere padroni a casa propria è rieducarlo e farci avere le informazioni, quelle che servono a noi. Perciò curiosate, è tutto per voi, assolutamente gratuito e pronto per essere messo in pratica. Il primo segnale, mal di testa frequenti. Questo è uno dei segnali che può accadere quando il terzo occhio inizia ad attivarsi. Arriva una quantità di energia talmente potente che il nostro corpo non ha l'energia a sufficienza per sopportare questo processo di cambiamento. Questo ho sperimentato su di me, perché oltre esercizi della ghiandola pineale, facendo anche esercizi di visione interiore del metodo Bronnikov, io ormai da un po' di tempo ho una tensione fortissima sulla fronte. Mi danno fastidio i rumori, informazioni inutili, proprio ho bisogno e voglio di zittire e fermare il dialogo interiore. Questo è un chiaro segnale che la ghiandola pineale sta lavorando e si sta sintonizzando. È come un strumento musicale che prima che suona la melodia pulita va accordato. La stessa identica cosa accade anche alla nostra antenna interiore. Perciò per contrastare questi fastidi, questi mal di testa, ci sono sempre esercizi energetici di metodo Bronnikov che fa passare mal di testa immediatamente, il famoso il casco, esercizio che è facilissimo e in poco tempo migliora scambio energetico sulla nostra testa e mal di testa si alleggerisce. Oppure possiamo dedicare i momenti di rilassamento, una camminata in mezzo alla natura, radicamento, togliete le scarpe, cercate di camminare scalzi, per fortuna adesso arriva anche una bella stagione e se avete la possibilità sdraiatevi a terra e fate come dei bambini la stella e prendete tutte energie terrestri. Questo aiuta tantissimo. Perciò non ti preoccupare se il tuo mal di testa è venuto facendo esercizi energetici. È un chiaro segnale che stai andando per un senso e verso giusto. 2. Aumento dell'intuizione. Anche se ti consideri una persona intuitiva con l'attivazione del terzo occhio, la tua intuizione diventa più acuta e più frequente. Ti basterà solo pensare e questa persona ti chiamerà. Ti basterà solo immaginare e ti si pone davanti una situazione che appena poco fa hai immaginato o visualizzato. La tua intuizione avrà un nuovo modo di essere realizzata perché ti supporterà nel tuo lavoro, nella tua vita familiare, nella risoluzione dei problemi anche economici, problemi magari anche sociali. Intuizione ti inizierà a guidare come se fosse nel tunnel, un buio tunnel, tu inizi a vedere sempre la luce davanti e troverai sempre la soluzione ad ogni ostacolo. Intuizione sarà la tua stella che ti accompagnerà per tutta la tua vita. Perciò se la tua intuizione è diventata più frequente, questo potrebbe essere uno dei chiari segnali che ti stai risvegliando insieme con la tua antenna cosmica. Il terzo segnale è il sviluppo delle capacità telepatiche. Basta aver pensato una persona e questa persona ti chiama. Basta aver immaginato
un evento e questo evento accade. La telepatia, tutti spesso hanno detto che è una immaginazione, è una invenzione di certi medium, invece la telepatia ormai sta diventando una vera e propria scienza. Con la telepatia a distanza si riesce anche a collegarsi con altre persone. Con telepatia riesci a sapere a priori cosa sta pensando il tuo interlocutore e quali bugie inizieranno a avere le gambe corte, perché lo saprai già che quella è una bugia. Telepatia ti apre una nuova strada verso aumentata consapevolezza, verso un mondo dove il velo tra le bugie e verità scompare completamente. 4. Il quarto segno è la capacità di prevedere, quel fenomeno che lo chiamano premonizione. Molto spesso si è parlato di premonizioni quando noi sogniamo. Mentre che sogniamo arrivano oltre ai sogni lucidi anche i sogni premonitori, dove noi possiamo accedere a questo registro akashico, al campo di Akasha, campo informazionale, e sapere il nostro futuro o qualche evento che dovrà accadere. E allora, se verifichi o nel sogno o nella vita reale inizi a avere delle premonizioni, vuol dire che la tua ghiandola pineale sta lavorando. Premonizioni possono arrivare in tutti gli ambiti possibili, nella vita sociale, nella vita lavorativa, anche nella vita emotiva. Perciò quando questa sensazione che questo evento deve accadere, magari questa sensazione spesso che noi la trascuriamo, invece potrebbe essere un chiaro segnale che non andare in quel posto, che non va bene per te, perché magari succede qualcos'altro, o magari questa premonizione ti invece dice vai in questo posto. Spesso magari non vogliamo uscire da casa, diciamo ma no, non vado, piuttosto guardo la televisione, la mia serie TV preferita. E invece quando noi dentro questa vocina interiore che ti dice vai, vai, vedrai, e alla fine o conoscete una persona che cambia la vostra vita, vi aiuterà a avere una svolta, oppure semplicemente vi distraete e avrete una bella serata di svago, che ogni tanto serve anche questo. Perciò un altro segnale molto importante è avere questo senso premonitivo. E il quinto punto, i sogni vividi e luminosi. Quei momenti, quei sogni, quando mentre dormite avete un scenario virtuale tutto vostro, magari viaggiate su altri mondi o magari vi vivete in una vita completamente diversa, e allora questo è un chiaro segnale che mentre che voi sognate state captando sempre nel mondo astrale le informazioni che riguardano voi stessi in vari multiverso. E allora cosa consiglio qua? Io vi consiglio sempre di avere a portata di mano un diario. Io ormai ne ho 2 diari che li sto scrivendo. Appena mi sveglio prendo la matita o la penna e trascrivo il sogno. Un consiglio molto efficace per ricordare il sogno. Spesso purtroppo abbiamo il telefono sul nostro comodino. Appena vi svegliate, lasciatevi la nota vocale e raccontatevi il vostro sogno. Poi quando avete il tempo lo potete trascrivere, e dai diari di sogni vi arrivano tanti aiuti, suggerimenti. Io sogno molto spesso. Una volta per me il sogno era una rarità, sognavo poco, erano sogni premonitori. Invece adesso ultimamente sto facendo i viaggi astrali quasi ogni notte.
È unico il problema è ricordare e non essere pigri al primo risveglio di raccontare, perché poi passa un po' di tempo, bastano pochi minuti e non ricorderete più nulla. Ogni tanto rilego i miei sogni e dico, ma questo ho sognato, ma non ci posso neanche credere. E nei sogni trovo anche gli aiuti a livello energetico, magari qualche suggerimento, qualche numero particolare o qualche parola che mi continuano a risuonare nella testa, che poi vado ad indagare che significato può avere e che messaggio porta. Perciò se anche tu fai spesso sogni vividi e luminosi, è un altro segnale che la tua ghiandola pineale sta lavorando. Maggiore consapevolezza nell'alimentazione costituisce il sesto segnale. Spero che anche tu, come me, all'improvviso hai smesso di mangiare i fast food. Quando passi davanti alle catene di alimentazione industriale, ti viene un volto stomaco. Quando vai al supermercato e leggi le etichette, sei più attento a guardare cosa contiene, se ci sono quantità enormi di coloranti o conservanti. Inizi a scegliere il cibo sano e meno lavorato. E allora questo è un chiaro segnale che arriva inevitabilmente. Inizia a limitare l'uso dell'alcol, perché sapendo che ogni sorsata di alcol sono una quantità enorme di neuroni che ti salutano e non tornano più. Questa consapevolezza arriva da sola e te ne inizia anche a accorgersi che ogni sorso di un vino che dicono che fa bene ti inizia a arrivare una mente un po' annebbiata, ti passa la voglia di fare, viene semplice desiderio di sdraiarsi e non far niente. Questo è il classico effetto che provoca assunzione dell'alcol nelle piccole dosi. Nelle grandi quantità non ne parliamo, infatti le persone che consumano tante bevande alcolici o anche bevande energetici che sono piene di sostanze chimiche iniziano a avere la mente annebbiata. E se tu consapevolmente hai smesso di mangiare tanto zucchero, tanto salato, riduci l'alcol, il fumo e le farine bianche e scegli quello che introdurre nel tuo corpo, e allora chiaro segnale che sei sulla strada giusta. Sensibilità aumentata alle luci e ai suoni. Ecco, questo è il nostro settimo segnale. Se ti sei accorto che luce forte e magari anche intermittente ti sta dando tanto fastidio, non riesci più a stare negli ambienti rumorosi, inevitabilmente cerchi di stare sempre più tranquillo per avere la chiarezza mentale. E allora questo è un chiaro segnale che la tua ghiandola pineale ha bisogno di essere in tranquillità, in un ambiente sicuro e tranquillo per svolgere bene la propria attività. E allora, se ultimamente eviti i grandi concerti, le folle, eviti anche grandi e forti esposizioni alla luce artificiale. Questo è un altro dei segnali. 8. Ricerca di un scopo più alto. E se sei arrivato a chiederti perché sei venuto sul pianeta Terra, qual è il scopo della tua vita, qual è la missione di tua vita, e allora complimenti, sei su un percorso di risveglio spirituale. Inizia a essere più sensibile, aiutare i bisognosi,
non riesci più a passare davanti a una persona che ti chiede aiuto, non riesci più a girarti la testa in una situazione dove potrebbe essere necessario il tuo aiuto. E nella tua vita sincronicità aumentano, inizi a vivere sui numeri che ti parlano, sulle persone, attraverso le persone inizi a ricevere i messaggi ancestrali, attraverso le comunicazioni, i messaggi, i titoli dei giornali, titoli dei video, ma anche da un semplice messaggio, da un libro che ti cade, e quando lo raccogli ti inizierà a parlare ogni cosa, perché l'universo inizierà a essere comunicativo con te. Entrerai nelle grazie divine e inizierai a ricevere i messaggi, e allora questo è un segnale perfetto che la tua vita è arrivata a una giusta svolta, nella quale finalmente sei messo sulla strada per fare dei passi di essere consapevole perché ti trovi qui. E a conclusione vorrei dire che l'apertura del terzo occhio è un processo graduale, profondo e trasformativo. Non aspettare che un domani ti si accende una lampadina e inizi a essere intuitivo, chiaro sapiente o chiaroveggente. È un processo di lavoro profondo, soprattutto lavoro interiore, lavoro con te stesso, ma ti assicuro che è un percorso che è talmente magico che sarai guidato. Con ogni passo che farai sarai accompagnato dalle forze invisibili che ti spiegheranno questa strada, ti faranno vedere un nuovo libro da leggere, un nuovo corso da fare, ti faranno vedere i prossimi passi da compiere, e ogni passo ti avvicinerà sempre di più al nostro Altissimo, al nostro Creatore, che ogni passo ti aiuterà di accendere la scintilla divina che c'è dentro ognuno di noi. E allora, per concludere, vorrei dirti una frase che l'adoro, questo piccolo aforismo: l'occhio con cui io vedo Dio è quell'occhio con cui Dio vede me. Un solo occhio, un solo amore, una sola sintonia. Con amore e gratitudine, un grande bacio da vostra Oksana Fedi. Se vi è piaciuto questo video, io sarei molto felice di ricevere un vostro commento, leggere se qualche di questi segnali che ho appena elencato li trovate nel vostro percorso, e se ti è piaciuto iscriviti al mio canale e condividi con coloro che ci tieni più di tutti. Grazie e al prossimo video.